Ciao a tutti, buona giornata, benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del perché delle NDE. Allora, lo faccio all'aperto, un po' come faccio sul mio secondo canale, il Pirata, conscio che ci sarà quello che critica, che parlo di argomenti delicati all'aperto, come chi critica la mia libreria, chi critica tutto, perché invece che pensare ai contenuti è giusto criticare le cose, cioè guardare il dito e non la luna, ma ci sta, fa parte del gioco. Allora, cominciamo comunque, perché l'argomento è serio e va spiegato bene. I perché delle NDE. Io consiglio solitamente a tutti quelli che arrivano magari per la prima volta sul canale o anche hanno guardato solo un paio di video eccetera, di entrare nella playlist NDE e guardarvi tutti i video dal primo all'ultimo, perché capire l'aldilà, capire l'NDE, capire cosa succede, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, è un percorso, non basta fare una domanda, è imparare una nuova lingua, è imparare una nuova soggettività, come imparare la fisica quantistica o la matematica, per cui bisogna prima apprendere i termini, capire perché succedono delle cose, perché delle altre, se no le domande poi sempre in tutti i commenti sono sempre quelle in quasi ogni video, perché non tutti hanno l'NDE, i rianimati, perché nelle NDE non è stato tenuto conto della DTM piuttosto che di altri allucinogeni, piuttosto della pineale, piuttosto di altri ormoni che sono entrati in attività, perché e varie. Come viene consolidata un NDE, come viene confermata un NDE, la scala di Grayson. Quindi parleremo un po' di tutti questi perché, facendo un riassunto di quello che sta a indicare, a capire, a rispondere ai quesiti dell'NDE. Ecco, non solo la playlist NDE, ma anche le dirette stream in cui parliamo di NDE, e anche, se avete piacere, venite a trovarmi sul secondo canale, il Pirata, dove in maniera più informale, più amichevole, come sto facendo adesso, ad esempio, facciamo delle riflessioni insieme. A volte faccio delle dirette, a volte ne parliamo in alcuni video, alcuni approfondimenti e anche alcune curiosità. In più imparate a conoscermi meglio e a sapere chi è che vi parla. Detto questo, cominciamo a rispondere ai perché delle NDE. Cosa è un NDE? L'NDE è un termine inventato e diventato pubblico dal dottor Moody Jr. Il dottor Moody Jr. fu il primo a scrivere un libro sull'NDE distaccato dalla religiosità, e quindi un libro statistico e scientifico, nel 1974. Il dottor Moody, laureato prima in filosofia e poi in medicina e chirurgia, si specializza in psichiatria. Durante i suoi studi viene a conoscenza di un suo professore che gli racconta di aver avuto questa NDE, che allora non si chiamava così, lui gli parla di questa esperienza, e quando inizia a studiare medicina, messo a fare le anamnesi in pronto soccorso e poi in reparto di rianimazione, scopre che altri hanno avuto questo tipo di esperienze. Quindi si interessa alla cosa e man mano che procede con gli studi inizia a raccogliere dati, inizia a fare i primi simposi, i primi incontri parlando di questa
di questa situazione, di questa esperienza universale che è l'NDE, e gli viene un incontro con la dottoressa Kubler-Ross. La dottoressa Kubler-Ross, una dottoressa svizzera che si innamora durante la vacanza di lui di un newyorkese, di un americano, e quindi si trasferisce negli Stati Uniti. Avendo un titolo straniero, finché non gli viene riconosciuto il titolo straniero, essendo lei cittadina svizzera, la mettono a lavorare in un ospedale pubblico dove ci sono tutti i bambini malati cronici e malati terminali. Gli scopre che i bambini che non hanno preconcetti, che non hanno grosse influenze né sociali né religiose, vivono l'NDE come parla il dottor Moody. E quindi questi due medici sono i precursori dell'NDE moderna, della ricerca degli studi sull'NDE moderna. Entrambi constatano una cosa e ovviamente cominciano a fare degli studi poi avvallati da studi successivi come quelli del dottor chirurgo cardiologo nonché rianimatore dottor Pim van Lommel, olandese, del dottor Sam Parmia, inglese, che studiano dal punto di vista medico le NDE oppure le rianimazioni con testimonianze di NDE, per scoprire che non ci sono trucchi o inganni, o meglio, la maggior parte delle NDE sono vere e proprie esperienze. Non sono indotte da farmaci, perché per esempio un traumatizzato che ha un incidente automobilistica e quindi ha una morte temporanea, poi viene rianimato, non gli sono stati somministrati farmaci. Sono state controllate le ossigenazioni del sangue per vedere che non ci fosse anossia, quindi mancanza di ossigeno che può provocare delle allucinazioni, e che non ci sia la famosa DTM, ossia questo ormone, chiamiamolo così, questo prodotto chimico del nostro cervello che dà un'esaltazione che può portare anche a qualche allucinazione. Tenendo presente poi che è stato chiarito che non possono essere allucinazioni quando ad esempio abbiamo riscontrato NDE in non vedenti dalla nascita, che durante la fuoriuscita dal corpo, durante la OBE, Out of Body Experience o Experience come volete chiamarla, nella quale appunto portano testimonianza di fatti accaduti dove è successo l'incidente, dove sono morti temporaneamente. In effetti NDE invece vuol dire esperienza vicino alla morte, invece che morte temporanea. Era un termine buttato lì appunto dal dottor Moody in maniera provvisoria, ma ebbe così tanto successo nelle prime conferenze che diventò il termine più usato e quindi non più modificabile, ma la realtà sarebbe definirle esperienze di morte temporanea, perché uno dei requisiti chiari per le NDE ufficiali riscontrate è che ci sia cartella clinica con morte fisica accertata, sebbene temporanea, quindi arresto cardiaco, arresto respiratorio e elettrocefalogramma piatto. Questo è un sine qua non per stabilire se l'esperienza di NDE è reale o allucinatoria, o comunque non è una vera esperienza di NDE ma è qualcos'altro, può essere un'esperienza spirituale di diversa natura. L'altro parametro è che l'interrogazione con le risposte della scala di Grayson porti i risultati massimi, quindi c'è un punteggio, la scala di Grayson, da Bruce Grayson, psichiatra, neurologo, neurochirurgo, che ha stilato una scala di domande, un po' come le macchie di Rorschach, mi pare che si pronunci così, scusate se non lo pronuncio correttamente, cioè una classifica tecnica in cui si dimostra che quello che viene raccontato dal paziente o dalla persona che ha vissuto l'NDE sia reale e non sia una falsità inventata o un parto della fantasia, quindi con una buona certezza.
Quindi, primo requisito, cartella clinica che accerti la morte temporanea. Secondo requisito, superare la scala di Grayson. Dopodiché, ovviamente, alcune NDE hanno un insegnamento universale, cioè che va bene per tutti, altre sono un'esperienza prettamente personale, cioè che deve dare un aiuto o delle indicazioni alla sola persona che le vive. Perché le NDE possono essere diverse? Possono essere diverse perché qua entriamo un po' nella complessità. Prima parliamo del perché solo un 20-28%, oggi la percentuale è un po' aumentata perché abbiamo più persone che testimoniano questo fatto, si vergognano un po' meno, non sono più considerate pazze visto che sono già stati fatti degli studi, e non sono considerate allucinazioni, ma qualche medico inizia a riconoscerle per quelle che sono, vere e proprie esperienze. Quindi perché solo il 28% delle persone si ricorda di aver avuto un NDE? Solo il 28% delle persone si ricorda di aver avuto un NDE, non sappiamo perché. Si presume che solo il 28% delle persone sia stata veramente oltre la soglia della morte, oppure che sono le persone che avevano bisogno di fare questa esperienza, oppure che gli altri se ne dimenticano perché non hanno bisogno di portare avanti questa esperienza o si rifiutano di accettare questo tipo di esperienza, perché una delle cose che scopriremo nell'aldilà non c'è solo il bisogno di capire, di avere il pensiero cosciente, che sarà il motore della nostra anima o del nostro spirito, chiamatelo come volete, ma anche l'accettazione di quello che siamo, di quello che siamo diventati e di quello che saremo, cosa assai difficile per noi in carne ed ossa. Teniamo poi presente che alcuni casi di NDE sono vissuti da veri e propri medici. Ci sono dei medici molto esperti, tra cui quella famosa dottoressa che è un chirurgo della colonna vertebrale, che è stata morta per più di 30 minuti e quindi anche lì non ci si capacita come una volta rianimata abbia potuto essere indenne dal punto di vista cerebrale o cerebrale perché mi correggete sempre anche su questo, e quindi abbiamo vari casi, molti casi in cui veramente la scienza non riesce neanche a determinare come queste persone abbiano potuto poi tornare in vita e tornare in vita senza danni né al cervello né ad altri tessuti. Abbiamo alcuni casi limite, poi come quello del neurochirurgo americano, che voi tutti conoscete, che ormai chi mi segue sa benissimo chi è, neurochirurgo americano che ha scritto un libro, Un mondo pieno di farfalle, tradotto in italiano, ma che in realtà poi ci ha un po' marciato su, come ci ha marciato un po' su la Gloria Polo, e quindi lì poi sono nate contestazioni, sono nate cose, e purtroppo anche i testimoni di NDE sono esseri umani e come tali possono avere voglia di essere al centro dell'attenzione e quindi sbagliare, perché portano via credibilità a questo tipo di esperienze, magari aggiungendo delle situazioni, allungando, come si dice dalle mie parti, il brodo. Questo appunto è il caso del dottor Ebbe Alexander, appunto neurochirurgo, dalla cui cartella clinica però risulta che la sua corteccia, la dura madre esterna, quindi la corteccia del cervello, la parte esterna, è completamente fulminata dalla meningite da streptococco, che lo tenne in coma per una settimana. Quindi anche qua la cartella clinica ci parla praticamente di un miracolo. Dopo che il dottor Ebbe Alexander ci abbia giocato su o abbia favoleggiato su alcune parti di questa esperienza, può anche essere, nessuno
lo nega, e purtroppo, ripeto, sono quei casi che portano un pochino a perdere credibilità. Ecco perché spesso anch'io a volte mi dite ma dopo in quell'esperienza lì, chi segue da tanti anni l'NDE, è successo questo, è successo quello. Io in realtà porto sempre la prima esperienza, la prima testimonianza di chi l'ha vissuto, perché le testimonianze successive, per motivi tutti umani come abbiamo detto, potrebbero avere dei pezzi aggiunti che possono essere più o meno veritieri. Invece nella prima testimonianza esce al 90% esattamente quello che la persona ha vissuto. Andiamo avanti col nostro discorso. Perché durante l'NDE c'è chi vede i parenti morti, chi vede gli esseri di luce, chi vede angeli, chi vede Dio, chi vede la Madonna, chi non vede niente, eccetera, eccetera, eccetera. Chi si vede un prato. Allora dobbiamo tenere presente che le esperienze, quando noi usciamo dal nostro corpo, e quindi le esperienze spirituali, hanno bisogno di essere poi, una volta tornati in vita, interpretate. E il nostro cervello funziona per assonanza, cioè in base alla nostra cultura, alla nostra sensibilità, alla nostra capacità di capire, alle nostre conoscenze. Il cervello cataloga un tipo di esperienza con qualcosa che lui già conosce, e questo è uno dei limiti dei racconti delle NDE. Facciamo un esempio. Tutte le polizie del mondo sanno che un testimone di un minuto, cioè nell'arco di 60 secondi, un testimone oculare è al 90% inaffidabile, perché se io conosco un signore che ha i capelli biondi, che è alto 1,90 m, che di solito porta una giacca blu, e succede una rapina e vedo un signore uscire che ha più o meno la stessa altezza, la stessa giacca, gli stessi capelli, lo identifico certamente come quel signore che io conosco. Solo se oltre il minuto lo osservo bene, il mio cervello riesce a identificare di particolare il naso diverso, magari gli occhi diversi, la camminata un po' diversa, allora in quel caso lì riuscirò a identificare l'aspetto diverso e quindi che non è quel signore lì. Lo stesso succede col nostro cervello, tenendo presente poi che le esperienze spirituali in genere hanno poco di simile a qualsiasi altro tipo di esperienza che noi abbiamo nella vita terrena. Le forme o l'età. Spesso c'è chi vede i parenti o anziani come quando li ha visti andare oltre prima di loro, oppure ringiovaniti. Questo succede perché nell'aldilà noi possiamo prendere l'aspetto, la forma di quello che più si avvicina al desiderata di chi incontriamo. O meglio, se io ho un ricordo del nonno in una data maniera, il nonno si presenterà a me in quella maniera lì per avere un approccio meno scioccante possibile per me, e che io possa poi identificare una volta tornato in vita. Questa è la spiegazione del perché spesso possono avere. I corpi, quando noi usciamo dal corpo, possono essere corpi sottili, cioè mantenere per nostra volontà una forma uguale a quella che abbiamo in vita, ma ovviamente diafana, spirituale, oppure quella di sfera luminosa, sfera di energia, oppure di sfera di energia ma fumosa. Queste sono ovviamente le forme principali che noi possiamo avere, tenendo presente che poi possiamo, come tutte le entità spirituali, prendere forma e dimensione che più vada bene per affrontare una determinata situazione o un determinato incontro. Bene, con questo spero di aver risposto alla maggior parte dei vostri perché sull'NDE. Scrivetemi qua sotto nei commenti se avete altre domande. Il mio consiglio sempre valido è quello di andarvi a vedere un po' tutti i video sull'NDE e le dirette, e venite a trovarmi anche sul mio secondo canale, Il Pirata, dove approfondiamo anche altri argomenti, perché è, come abbiamo detto, imparare la fisica quantistica, un nuovo linguaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Potete supportarmi mettendo il like, condividendo il video sui vostri social. Per quello che mi riguarda, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!